Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con due mazzi, ovviamente per quanto riguarda gli arcani maggiori e minori, i tarocchi delle opposizioni, per quanto riguarda invece gli oracoli, i messaggi dell'amore. Dunque, come avrete appunto letto dal titolo, quest'oggi ci occupiamo di una persona che ovviamente vi ha fatto soffrire, una persona che comunque vi ha deluso e molto probabilmente anche appunto illuso, persona che quindi si è comportata male, che vi ha ferito e ovviamente siamo in questa stesa per cercare di capire se appunto questa persona ha capito di aver sbagliato, cioè sta riflettendo sull'aver ovviamente causato a voi del dolore, della sofferenza, dell'insoddisfazione? Ha paura di perdervi? O comunque teme in qualche modo che ormai tra voi sia tutto finito? Ha intenzione di muoversi? Che cosa c'è nel suo cuore? Quali sono le sue paure, ma anche le sue aspettative? C'è qualcuno o qualcosa che per esempio lo trattiene, lo malconsiglia dal, ad esempio, ritornare da voi chiedendovi scusa, chiedendovi perdono? Cercherà un chiarimento con voi? Vi chiederà anche semplicemente scusa? Perdonami? Dunque, cerchiamo di capire anche il karma, che cosa ha ancora in serbo ovviamente per voi, quindi se è veramente tutto finito oppure se c'è anche solo una piccola possibilità. Dunque ci concentriamo in particolar modo, ragazzi, sul presente di questa storia, proprio per cercare di capire se ad oggi questa persona ha riflettuto o sta riflettendo, sta affrontando anche un percorso, un cambiamento, ad esempio, interiore. Ragazzi, io però voglio ovviamente, come sempre in questa tipologia di stese con questo tipo di argomento, sottolineare qualcosa di molto importante per me, ossia questa stesa è valida solo nel momento in cui non ci sia stata aggressività fisica e verbale da parte dell'altra persona. Perché nel caso in cui ci sia stata aggressività, in particolar modo fisica, questa stesa non è di vostra pertinenza, perché nel momento in cui voi subite un'aggressione fisica e verbale da parte di un'altra persona, non deve importarvi che cosa ad oggi questa persona stia facendo, pensando, desiderando, se possa chiedervi scusa, se possa aver riflettuto. È una persona da allontanare. D'accordo? Quindi persone aggressive non devono ricevere neanche il benché minimo vostro pensiero. Nel momento in cui voi abbiate subito un'aggressività e quindi un'aggressione verbale, fisica da parte di una persona, questa stesa non fa per voi. Perché? Perché nel momento in cui una persona manifesta una forma di aggressività, è una persona da allontanare. Ciò che conta non è se questa persona possa o meno tornare. Ciò che conta è che questa persona rimanga lì dov'è, ben lontana da voi. Dunque, nel momento in cui io effettuo questa tipologia di stese, mi riferisco a situazioni che non hanno a che vedere con una forma di aggressività. D'accordo? Perché di fronte a una persona aggressiva non ci si deve porre domande, ma si deve avere un comportamento di tutela nei confronti della propria vita. Quindi questa stesa si rifà a chi per esempio vi ha mentito, magari vi ha anche tradito con un'altra persona o comunque non ha ricalcato delle vostre aspettative, una persona che può aver fatto la battuta sbagliata al momento sbagliato, una persona che può avervi ingannato promettendovi ad esempio un rapporto ufficiale che poi non è mai arrivato. Ma non stiamo parlando di situazioni effettivamente, concretamente gravi, perché di fronte a queste situazioni, quindi a situazioni gravi, ovviamente l'interesse non deve essere da parte vostra sapere cosa stia facendo questa persona, ma che stia ben lontana da voi. D'accordo? Perché l'aggressività fisica e verbale non è un caso, non capita così, d'improvviso.
è un modus operandi pericoloso. Quindi, per quanto riguarda questa stesa, il nostro interesse è ovviamente unicamente a situazioni di altro genere, quindi dove non ci sia stata una forma di aggressività fisica e verbale. Perché di fronte a situazioni di aggressività, quindi di gravità, non c'è neanche da chiedersi se questa persona possa tornare o meno, se si sia pentita, deve stare semplicemente lontana da voi. Quindi io lo ripeto sempre, ragazze, tutelate la vostra salute, tutelate la vostra vita, tutelate la vostra felicità, la vostra e delle persone che avete al vostro fianco. Quindi la vostra vita, ragazze, deve essere la priorità, a prescindere da queste stese, a prescindere da tutto. D'accordo? Quindi ci tenevo ovviamente a fare questa specifica, io la faccio spesso ovviamente, perché per me è molto importante sottolineare quanto sia importante la vostra vita e la vostra felicità, la nostra vita e la nostra felicità. Al di là e tenendo ben lontane da noi e da voi persone di una certa pericolosità. D'accordo? Dunque, torniamo ovviamente alla stesa e ovviamente, come avrete capito, quest'oggi utilizzerò il metodo degli 8 arcani, o come dico io, 7+1, dove il +1 sta in una carta che a mio avviso è fondamentale, ossia appunto il consiglio degli arcani. Dunque ragazzi, come sempre, appunto, io allontano dal tavolo di stesa momentaneamente, solo momentaneamente, il mazzo di oracoli appunto dei messaggi d'amore, questo mazzo che riponiamo per il momento in questa posizione e ovviamente possiamo appunto iniziare con la stesa vera e propria e dunque a mescolare il mazzo di tarocchi di arcani maggiori e minori. E dunque appunto per il principio di sincronicità, per chiunque abbia vissuto una storia ovviamente importante e che poi sia terminata ovviamente a causa di uno o più comportamenti sbagliati ovviamente da parte di questa persona, il soggetto appunto della stesa, vogliamo cercare di capire se questa persona ha riflettuto su ciò che ha fatto, se è pentita, se ha intenzione di chiedervi scusa e ovviamente se anche lo farà. Vediamo. Perfetto. Perfetto. Allora appunto possiamo iniziare dalla prima posizione, ossia appunto il presente, per quanto riguarda la reazione emotiva appunto di questa persona a quello che vi è accaduto, quindi se ci sta pensando e a cosa sta pensando. Vediamo. In questo caso abbiamo il fante di denari, questa è una persona che ha tutte le intenzioni di ovviamente scrivervi e di chiamarvi, comunque di contattarvi, quindi il fante rappresenta proprio già un'intenzionalità direi particolarmente chiara e diretta. È ovvio però ragazzi che in questo caso, come anche potete notare dall'espressione, che in accezione positiva è direi comunque simile alla, diciamo, condizione negativa, all'accezione negativa della carta, cioè denota comunque un personaggio particolarmente arcigno e soprattutto comunque direi piuttosto furbetto. Cioè una persona che non agisce nella trasparenza, nella lealtà, nella spontaneità. È una persona che tende troppo, vedete, a pensare, ha un'espressione particolarmente appunto corrucciata sia nell'accezione negativa che nell'accezione positiva,
Ovviamente cerca chiaramente di progettare appunto e programmare qualsiasi cosa andrà a fare, quindi anche ovviamente con voi, pensandoci però troppo, addirittura quasi programmando cosa dirvi e come ovviamente dirvelo, e ovviamente non parlerà attraverso dei sentimenti che siano particolarmente imperanti, ma attraverso un desiderio fisico, perché parliamo di denari, appunto di pentacoli, che obiettivamente avrà la maggiore appunto in riferimento proprio a quello che questa persona vuole da voi e vorrà ovviamente da voi. Cioè, ciò che spingerà, ragazzi, questa persona ovviamente a farsi risentire e quindi a tornare da voi non sarà particolarmente un'affettività, diciamo, un sentimento appunto alle stelle, ma un desiderio fisico alle stelle, cioè il bisogno comunque di appagare ovviamente i suoi sensi. Questo sicuramente perché voi a questa persona piacete all'ennesima potenza, cioè questa è una persona che ha di voi da un punto di vista fisico ed estetico un'immagine ovviamente eccellente, quindi voi piacete tantissimo a questa persona, però rimaniamo ovviamente sul piano dell'attrazione fisica. Quindi questa persona è più concentrata a dover pensare cosa dirvi, come dirvelo, come tornare, cosa scrivervi, quindi a progettare, vedete, nei minimi particolari qualsiasi sua azione, piuttosto che a riflettere su ciò che ha combinato. Quindi non è una persona che ad oggi possa, diciamo, aver fatto effettivamente un esame di coscienza. Il Fante, tra l'altro, ci riporta un atteggiamento particolarmente infantile, quindi appunto una persona che agisce, diciamo, appunto denari sulla scorta di desideri, ma ovviamente non di una importante riflessione razionale e un'interiorità traboccante. Quindi questa è, vi ripeto, sicuramente una persona che ha intenzione e interesse ovviamente di tornare da voi, ma è un interesse che ovviamente andrà a riguardare un interesse di tipo fisico ed estetico, erotico e carnale. Quindi questa persona in questo momento, nel presente, poi ovviamente nel futuro la situazione può cambiare, lo andremo a vedere tra poco, ma in questo momento non è una persona che si sta soffermando tanto sul riflettere le ho fatto del male, l'ho delusa, quanto appunto piuttosto su voglio tornare da lei perché la voglio, la rivoglio anzi. D'accordo? Quindi è un atteggiamento fortemente egoistico da parte di questa persona. È un atteggiamento, vi ripeto, egoistico e anche infantile, tipico appunto di un fante, d'accordo? Quindi è sicuramente una persona, vi ripeto, che ha intenzione di scrivervi, quindi questo sicuramente. Il fante di denari ci parla di tempistiche lunghe, quindi ha intenzione di scrivervi tra, diciamo, diverso tempo, quindi non domani, non dopo, non si sta parlando di qualche giorno. Potrebbe ovviamente farsi sentire fra qualche settimana, d'accordo? Perché il fante rappresenta tempistiche un po' più lunghe. Lo vuole fare facendovi una sorpresa, perché il fante di denari rappresenta appunto una sorta di regalo, una sorpresa, ma vi ripeto, tutto ciò che lui dirà e tutto ciò che lui farà non arriverà direttamente dalla spontaneità del suo cuore, da sentimenti traboccanti, ma da un progetto, un programma, diciamo, ben delineato su cosa dirvi, quando dirvelo, perché dirvelo, dove dirvelo. D'accordo? Quindi questa è una persona che pensa troppo e ovviamente che non è particolarmente trasparente. D'accordo? Quindi non parlerà sotto la scorta di spontaneità. Ecco, non è un fante di coppe, quindi non ha intenzione di portarvi la coppa del perdono, quindi non ha intenzione di chiedervi scusa, o almeno vi ripeto, in questo momento non ha intenzione di farlo. È una persona che per esempio potrebbe scrivervi un messaggio tutto sommato banale per tastare il terreno. Quindi ciao, come stai? Classico, ovviamente, ritorno intro di persone che obiettivamente non hanno il coraggio di affrontare i loro stessi errori. Quindi vorrà mettere da parte, cercando e sperando
che possa essere cancellato quello che ha combinato in passato, ma senza volerlo affrontare. Parliamo infatti di un fante di denari, quindi una persona comunque curiosa, cioè vuole tornare per capire se c'è ancora possibilità, quindi vi ripeto, per rompere il ghiaccio, ma non per rivedere determinati suoi errori. D'accordo? Quindi questa è una persona, vi ripeto, molto furba, calcolatrice, che comunque, vi ripeto, lui e la spontaneità sono due rette parallele, cioè non si incontrano mai. Questa non è una persona che sa parlare con il cuore. È una persona ipercritica, è un iperrazionale che tende ovviamente però a in qualche modo non voler appunto affrontare a livello di coscienza i suoi stessi errori. D'accordo? Pretende che gli altri dimentichino, ma senza che in qualche modo gli si metta il punto sulla situazione. Quindi un atteggiamento, vi ripeto, poco spontaneo, un atteggiamento da furbetto e che ovviamente torna con l'idea di riavervi fisicamente, perché ovviamente voi gli piacete da morire, quindi è una persona, vi ripeto, molto attratta da voi, questo sicuramente. D'accordo? Quindi piccolo messaggio, un like sui social, quindi un piccolo tentativo di ricontatto che per questa persona sarà ben programmato, che non ha intenzione di fare entro pochi giorni, evidentemente perché ovviamente sta cercando di aspettare il tempo giusto, magari per farvi sbollire, per pensare in qualche modo che voi possiate dimenticare quello che ha combinato e di conseguenza nel momento in cui lui riterrà più opportuno ritornerà da voi. Ma qui c'è proprio un intento di concretezza, cioè questa è una persona che vuole concretamente tornare da voi per riavere fisicamente ciò che lui reputa ovviamente gli piaccia e lo appaghi in senso assoluto. Quindi non è una persona pronta al chiarimento, perché il fante di denari non ci parla di chiarimento. Non è una persona che arriverà da voi con appunto una sorta di sermone cui possa chiedervi perdono e spiegare anche le motivazioni, se ce ne siano, del proprio comportamento sbagliato. Non ha intenzione di fare una cosa del genere questa persona. Ovviamente, vi ripeto, agirà egoisticamente. Lui ritiene di avere un bisogno importante e dunque ritorna per quel bisogno, soprattutto nel caso in cui sia una persona impegnata. Quindi ritorna per riproporre le stesse situazioni cicliche che voi avete vissuto sino ad ora. Però vuole ritornare. Questo assolutamente sì, cioè lui non considera la cosa chiusa, assolutamente, anzi, ha tutte le intenzioni di tornare da voi. Vediamo ragazzi in questa posizione invece appunto che cosa vede ancora di bello in voi e nel vostro rapporto. E qui di nuovo denari. Allora, re di denari. Allora, questa è una persona, vi ripeto, attratta da voi perché ci parla appunto di un'emozione che questa persona prova, che però, vi ripeto, è un'emozione legata alla carnalità, quindi alla passione, una persona che ovviamente vi vede simile a lui da questo punto di vista, quindi è una persona molto passionale, una persona focosa, una persona che ha voglia in qualche modo di contraccambiare quello che è il suo desiderio e sa che ovviamente in voi lui può trovare la passione, quel fuoco di cui lui ha bisogno. Però è ovvio che, vi ripeto, non è un re di coppe, esattamente come il fante di denari non era appunto un fante di coppe. Cioè questa è una persona che vi vede, appunto tipico del re di denari, è una persona che appunto vi vede come fisicamente la donna giusta, la donna ideale, vi vede da un punto di vista estetico come effettivamente una sorta di guadagno tipico appunto del re di denari che ovviamente lui pensa assolutamente di meritare. Quindi obiettivamente vi vede come la partner giusta, d'accordo, che possa appagare ovviamente i suoi bisogni e anche la sua passionalità. Quindi è una persona che ovviamente in voi, vi ripeto, vede da un punto di vista estetico la compagna ideale. Inoltre parliamo di un re di denari, quindi fortemente stabile. Cioè questa è una persona, ve l'ho detto anche prima con il fante di denari, che non pensa che la vostra storia sia finita, ma non pensa nemmeno che possa mai finire. Cioè il re di denari
è assolutamente convinto della stabilità e della tenuta del vostro rapporto, a prescindere da qualsiasi cosa possa lui aver fatto. Quindi è una persona molto arrogante e molto sicura di sé, che pensa obiettivamente che comunque, lasciando passare anche del tempo, sicuramente il vostro rapporto andrà a riprendere. D'accordo? Quindi di nuovo abbiamo della concretezza in una risposta in una determinata posizione della stesa, perché abbiamo denari, ma ovviamente al di là del benessere materiale qui non c'è l'eremita, cioè non c'è una persona che sino ad ora sta riflettendo o ha riflettuto, d'accordo? Quindi è una persona che vede sicuramente, vi ripeto, in voi grande stabilità, che è uno dei significati cardine proprio del re di denari, e vi vede come una donna bella, la donna bella per eccellenza, che possa effettivamente appagare i propri desideri carnali. D'accordo? Quindi vede di bello, ovviamente, in voi anche e soprattutto questi due elementi. Ragazzi, parliamo di denari, dunque evidentemente ammira anche la vostra posizione sociale, la vostra professionalità e ovviamente professione, ed anche, nel caso in cui voi lo siate, il vostro appunto essere benestanti da un punto di vista economico. Vi vede come una donna riuscita nella vita, come una donna stabile, autonoma, una donna che riesce in qualche modo a gestire appunto la propria quotidianità grazie appunto a tantissime qualità. D'accordo? Quindi obiettivamente siete la donna ideale per eccellenza, però qui continua a non comparirmi il cuore. Quindi è una persona che valuta in maniera, ve l'ho detto poco fa, razionale, ma iperrazionale, qualsiasi situazione anche sentimentale. Questa è una persona che fa fatica a tirare fuori il cuore e i sentimenti. D'accordo? Vediamo a questo punto che cosa ha nel cuore questa persona, se c'è un minimo di riflessione in riferimento a quello che è accaduto. Allora, qui abbiamo il 7 di spade. Attenzione, perché questa persona vi ha raccontato delle bugie, assolutamente, perché la carta del 7 di spade è la carta del ladro. Quindi c'è qualcosa che questa persona non vi ha detto in riferimento a situazioni della sua vita personale. E ovviamente bugie che, ahimè, questa è una persona che ha intenzione ancora di tenere in auge, cioè una persona che, per esempio, nel caso in cui vi abbia detto da persona impegnata che tra lui e la moglie ci sia un periodo di maretta e che dunque tra di loro ci sia una separazione imminente, avrà intenzione, tornando da voi, di continuare a mantenere questo punto, quindi di ribadirvi questo concetto. È un esempio. Attenzione però che non è vero. O comunque potrebbe avervi mentito su altre questioni. Ovviamente il mio è soltanto un esempio, d'accordo? Quindi attenzione, perché il 7 di spade parla, vi ripeto, di atteggiamento menzognero. È chi nasconde delle verità importanti e tende a fare le cose alle spalle. Quindi attenzione a questo 7 di spade, perché c'è qualcosa che questa persona non vi ha detto e che ha intenzione ancora di tenere nascosta, perché, vi ripeto, evidentemente è una verità di cui si vergogna, perché il 7 di spade rappresenta appunto una verità scabrosa che ferisce in primis chi ovviamente conosce la verità, cioè se stesso. D'accordo? Quindi è una persona che tende alla menzogna. Il 7 di spade è tipico di chi tende alla menzogna, di chi tende a girare e raggirare le situazioni. Cosa vi ho detto, ragazzi, sino ad ora? È una persona furba e che quando tornerà da voi, perché ha intenzione di farlo, vi dirà solo ciò che lui ha preventivato di dirvi, che si è in qualche modo ripetuto a memoria di fronte allo specchio. Ma non è sicuramente una persona che tornerà con la spontaneità del cuore. Il 7 di spade me lo riconferma, che è la carta appunto del ladro, del menzognero.
quindi è una persona che ha intenzione ancora comunque di conquistarvi. Certamente una carta di spade, quindi la lotta c'è, la conquista c'è, la voglia di riavervi c'è al 100%, ma attenzione perché non è una persona sincera, quindi potrebbe ancora omettere determinate verità. D'accordo? Cioè il 7 di spade è una carta inequivocabile, ha pochissimi significati. La menzogna, il ladro, cioè chi agisce alle spalle e vuole continuare a farlo. D'accordo? Vediamo in questa posizione però ovviamente gli ostacoli al suo ritorno, cioè che cosa obiettivamente sino ad ora vi separa, perché sino ad ora questa persona non è tornata da voi. E qui abbiamo 4 di bastoni, la famiglia. Allora, sicuramente nel caso in cui questa sia una persona impegnata, il 4 di bastoni rappresenta ovviamente la famiglia ufficiale, quindi la compagna, eventualmente anche figli. Nel caso in cui sia una persona single, la famiglia di origine, quindi genitori, fratelli e sorelle, hanno un ruolo importante anche nella sua stessa decisionalità sentimentale. Cioè, obiettivamente sono persone che potrebbero aver espresso un giudizio negativo in riferimento alla vostra storia, non necessariamente riferimento a voi, ragazzi, è semplicemente una riflessione negativa che lui ovviamente ha captato o ha sentito obiettivamente direttamente con le sue orecchie e che in qualche modo lo hanno ferito e bloccato. D'accordo? Quindi il 4 di bastoni parla proprio, vedete, dell'ambiente familiare. Quindi in questo caso o ovviamente la famiglia d'origine o la famiglia ufficiale, nel caso in cui sia una persona impegnata. D'accordo? Quindi sicuramente qui ovviamente c'è un ambiente esterno che lo malcondiziona, d'accordo? Perché o ovviamente gli sta col fiato sul collo e lo controlla nel caso della compagna ufficiale, oppure nel caso in cui sia una persona single, ovviamente la famiglia d'origine, d'accordo? È un 4 di bastoni, dunque si riferisce anche all'ambiente professionale, perché l'ambiente casa metaforicamente all'atere può rappresentare anche ovviamente l'ambiente quotidiano che una persona frequenta costantemente, quindi anche per esempio le 4 mura dell'azienda in cui questa persona lavora, quindi non solo le 4 mura di casa, d'accordo? Quindi potrebbe aver avuto dei grossi, ma grossi, problemi da un punto di vista professionale. Il 4 di bastoni in accezione negativa può parlare anche della perdita del lavoro. Quindi potrebbe essere stato licenziato o potrebbe lavorare molto poco, condizione che potrebbe appunto provocargli una sorta di vergogna nei confronti di se stesso e della propria condizione economica che lui potrebbe tacervi. 7 di spade, ecco quali sono le situazioni della propria vita che potrebbe tenere nascoste, quindi una enorme difficoltà finanziaria dovuta alla perdita di un lavoro. Quindi questa persona potrebbe proprio essere stata lasciata a casa, essere stata licenziata a seguito di ovviamente comportamenti non consoni, d'accordo? Il 4 di bastoni quindi si rifà a problematiche o in ambito familiare oppure in ambito strettamente professionale. Ovviamente, ragazzi, entrambe le condizioni, le situazioni creano grande vergogna ovviamente in questa persona che chiaramente difficilmente arriverà da voi raccontandovi che è così dipendente dai giudizi di mamma e papà, d'accordo? Ma potrebbe assolutamente esserlo, cioè questa è una persona effettivamente troppo condizionabile per quanto riguarda una sorta di imprinting anche genitoriale che ovviamente questa persona ha ricevuto nel corso della sua vita. D'accordo? Vediamo in questa posizione però effettivamente l'ambiente che lo circonda, se c'è qualcuno che possa in qualche modo portarlo alla riflessione, aiutarlo oppure no. 6 di bastoni, sì. Allora, qualcuno che può aiutarlo c'è, non sono familiari perché 6 di bastoni non rappresenta appunto qualcuno che faccia parte del suo nucleo familiare, bensì amici. Allora, qui sicuramente con il 6 di bastoni questa persona ha più amici, non uno soltanto, quindi più amici che sono in grado in qualche modo di consigliare questa persona al meglio e ovviamente cercano di farla riflettere.
È chiaro che sono amici particolarmente ovviamente stretti, di cui lui si fida molto, perché appunto la carta del 6 di bastoni ci parla proprio di questo, quindi grande fiducia, persone che lui vede molto spesso, quindi per esempio non è l'amico che lui incontra una volta ogni 2 o 3 mesi oppure con cui gioca a calcetto, è un esempio, d'accordo? Cioè è una persona, o sono, vi ripeto, soprattutto più persone, evidentemente un gruppo amicale, ovviamente che per lui riveste una grande importanza e di cui lui si fida particolarmente. La caratteristica di queste persone è l'apertura mentale, cioè il 6 di bastoni ci parla proprio di persone che per fortuna hanno una sorta di, diciamo, visione molto positiva della socialità e della socializzazione, sono persone intelligenti, sono persone pratiche appunto bastoni e che ovviamente riescono comunque ad immedesimarsi nei suoi bisogni e a spingerlo verso questi suoi bisogni. Mi spiego, nel caso in cui sia una persona impegnata, stanno cercando di farlo riflettere in riferimento al suo eventualmente prendere una decisione definitiva per quanto riguarda appunto la sua vita sentimentale e appunto ad esempio matrimoniale nel caso in cui sia sposato. Oppure 6 di bastoni sono persone che potrebbero aiutarlo per quanto riguarda il lavoro, cioè potrebbero per esempio nel caso in cui abbia perso il lavoro aiutarlo a svolgere magari delle piccole mansioni saltuarie, oppure appunto persone che potrebbero presentargli dei nuovi datori di lavoro, perché il 6 di bastoni rappresenta il successo. Quindi sicuramente sono persone che lo andranno ad aiutare, che lo stanno aiutando, anche eventualmente per quanto riguarda la riflessione, in riferimento, vi ripeto, alla vostra situazione, ma anche in particolar modo alla sua vita personale. D'accordo? Quindi sono sicuramente delle persone sulle quali lui fa bene, in qualche modo, a riporre la propria fiducia e le proprie speranze. Quindi persone molto positive, d'accordo? Quindi che non cercano di portarlo sulla cattiva strada, sono persone anzi che cercano proprio di aiutarlo da un punto di vista pratico, anche dandogli la possibilità di riflettere. D'accordo? Vediamo in questa posizione il karma, diamo la parola al karma, cioè cerchiamo di capire se ovviamente questa persona dovrà ancora obbligatoriamente, a prescindere dalle sue e dalle vostre azioni, compiere un tratto di vita al vostro fianco. Vediamo cosa ci suggerisce appunto il karma. E qui abbiamo la carta del 2 di spade, sì, ma dopo ovviamente un confronto abbastanza importante. Allora, la carta del 2 di spade rappresenta appunto 2 spade che si fronteggiano, quindi questa è una persona che dovrà guardarsi dentro. Vedete, questa giovane donna è bendata perché in questo momento, ovviamente in futuro, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questa persona dovrà ovviamente smettere di in qualche modo pensare di soddisfare ovviamente soltanto i propri desideri carnali, ve lo dicevo col fante di denari e col re di denari, ma dovrà imparare e iniziare a guardarsi dentro. 2 di spade. Quindi è una persona che dovrà assolutamente fare i conti con se stessa, con la propria coscienza. Non servono gli occhi, non serve la realtà esterna, non servono i sensi, non serve il godimento a cui questa persona ambisce. Questa persona deve anche semplicemente tenere i propri occhi chiusi e nel silenzio deve ovviamente ricominciare a pensare a ciò che effettivamente ha combinato. Cioè, ragazzi, questa è una persona che ha bisogno ovviamente ancora evidentemente anche di un momento di silenzio e magari anche di un momento di lontananza da voi, proprio per cercare ovviamente di capire effettivamente cosa ha combinato, perché si è comportata così questa persona e come poter rimediare, però finalmente questa volta tirando fuori sentimenti, cuore e rispetto soprattutto nei vostri confronti. Il 2 di spade infatti parla di un bivio, parla di una scelta, cioè questa persona dovrà
soprattutto nel caso in cui sia una persona impegnata, decidere se continuare con voi o lasciare l'altra persona. Cioè, questa persona sa e saprà soprattutto in futuro che non potrà continuare così. Quindi qui bisogna assolutamente cercare di prendere una decisione e soprattutto, come appunto vi dicevo poco fa, sa che deve chiarire, ovviamente armandosi finalmente di coraggio e di determinazione, arrivare dinanzi ovviamente a voi, aprire ovviamente il suo cuore, ma anche parlare di ciò che possa essere accaduto, a dispetto del fatto che possa diventare comunque un chiarimento abbastanza comunque doloroso e difficoltoso, ma lo deve fare. Cioè è necessario, ragazzi, nel caso in cui voi vogliate andare avanti in questa storia, in questa situazione, che questa persona vi affronti. Quindi ci deve essere un chiarimento, spade, quindi mentale, quindi comunicativo importante. Cioè qui bisogna mettere da parte desiderio fisico, carnalità, sessualità, bisogna parlare di ciò che è accaduto in maniera lucida, in maniera definitiva, prendendo anche, vi ripeto, le giuste decisioni. Cioè questa persona non può più essere ferma a questo bivio, ma deve ovviamente iniziare a capire che cosa fare da grande, soprattutto nel caso in cui questa sia una persona impegnata. Quindi vi ripeto, 2 di spade implica una scelta, implica finalmente una presa di posizione, implica riuscire in qualche modo a guardarsi dentro, lasciando da parte le situazioni superficiali ed effimere della vita, e deve confrontarsi con voi. Quindi dovete parlare, dovete chiarirvi e ovviamente, ragazzi, parliamo di un 2 di spade, quindi sicuramente non sarà un chiarimento, diciamo, particolarmente leggero, potrebbe anche ovviamente essere un chiarimento più pesante, magari anche del previsto, magari anche doloroso, ma deve ovviamente avvenire, perché altrimenti questo 7 di spade ovviamente può diventare un macigno sulla vostra storia. Ragazzi, non si può continuare ovviamente una storia, ma anche semplicemente una conoscenza, basandola su un 7 di spade, cioè su delle menzogne che questa persona vuole continuare a portare avanti. Non può questa persona farlo, quindi al di là del voler tornare da voi con atteggiamento, vi ripeto, amichevole, tastando il terreno, rompendo il ghiaccio e ovviamente cercando da voi un apporto in particolar modo fisico, cioè una persona che deve abbandonare assolutamente questa intenzionalità per un 2 di spade, cioè arrivare da voi cercando una sorta di riparazione al male che questa persona ha compiuto. Non deve più perdere tempo questa persona, deve assolutamente ritornare da voi, ovviamente cercando intimità, ovviamente cercando trasparenza, cercando verità, tenerezza, cioè una persona che deve parlare chiaro. Perché, ragazzi, soltanto così, a seguito di questo chiarimento voluto dal 2 di spade, si potrà finalmente ritornare ad una sorta di pace, di sollievo, ad un'alleanza e ovviamente vivere anche questa forte attrazione che c'è fra di voi. Cioè, questa è una persona che deve assolutamente cercare di ovviamente riaprirsi al dialogo nei vostri confronti, ma un dialogo pulito. D'accordo? Quindi deve affrontare un processo di evoluzione personale che è ovviamente superabile soltanto a patto che questa persona tiri fuori tutto il coraggio di cui ovviamente dispone e soprattutto senso di responsabilità. D'accordo? Quindi il 2 di spade può sfociare, sì, in ulteriori tensioni, ma è un modo lucido per chiarire una situazione che non può e non deve rimanere ovviamente sopita, perché il 7 di spade non è la base giusta su cui procedere in una storia e in una relazione. D'accordo? Quindi una persona che ovviamente deve tirarsi sulle maniche, deve guardarsi dentro, deve riflettere su ciò che ha combinato e deve lui primariamente decidere di tornare da voi chiedendovi scusa e chiarendo le menzogne o le bugie che vi ha raccontato sino ad ora. D'accordo? Sciogliendo qualsiasi dubbio, 2 di spade, non può essere più al bivio questa persona.
deve superare il bivio, deve portare la storia ad evoluzione. La carta successiva al 2 di spade è una carta di grado 3 che rappresenta appunto l'evoluzione. Quindi deve scegliere questa persona, deve capire, deve decidere. Attenzione ragazzi che il 2 di spade può rappresentare però anche un rivale. Procedendo con i giorni, le settimane, questa persona potrebbe veramente vedere dinanzi a sé un rivale. Ecco appunto di nuovo le 2 spade che si fronteggiano. Cioè voi potreste proprio incontrare un'altra persona che potrebbe rappresentare per voi una forte attrazione, persona con la quale il rapporto inizierà innanzitutto come una semplice amicizia, vi ripeto, dolcezza, tenerezza, per poi diventare qualcosa di molto più forte e potente da un punto di vista intimo e carnale, e dunque questa persona arriverebbe definitivamente a perdervi. Quindi questa persona non deve perdere tempo perché rischia di perdervi. Molto severa, la posizione del karma in questa stesa. Vediamo in questa posizione appunto il consiglio degli arcani, cioè cosa dovreste fare per portare a casa un risultato. Cavaliere di spade. Allora ragazze, vi confermo il 2 di spade, ossia la presenza di un'altra persona, perché il cavaliere di spade è il rivale per eccellenza. Quindi vi viene consigliato dagli arcani di non mettere da parte questa nuova persona che voi incontrerete. Allora, chi è questa nuova persona? Un cavaliere di spade. Quindi innanzitutto è il suo rivale, d'accordo? Ma è una persona, direi, piuttosto giovane. Grosso modo i cavalieri si attestano tra i 30 35 anni e i 40 45 anni. È una persona piuttosto, diciamo, veloce appunto nei movimenti. Infatti rispetto a tutti i 4 cavalieri, quello che si muove più velocemente, perché ovviamente vorrà arrivare al dunque. Il dunque siete voi, cioè una persona che non teme la lotta, non teme il confronto, è un uomo molto coraggioso, un ragazzo molto coraggioso, che vuole sbaragliare tutti i nemici per poter ottenere ciò che vuole, cioè voi. Quindi è una persona pronta a battersi per poter in qualche modo, diciamo, conquistare il vostro cuore ed essere al vostro fianco. Il cavaliere di spade, vi ripeto, generalmente è una persona molto furba, quindi potrebbe in qualche modo captare la presenza nella vostra vita, nel vostro cuore, di un'altra persona. Ma a lui poco importa, perché è una persona che obiettivamente è già convinta di vincere, perché evidentemente è una persona che nella vita è sempre riuscita a conquistare tutto ciò che voleva conquistare, quindi è un uomo molto sicuro di sé. Sì, potrebbe essere abbastanza arrogante, ma ovviamente in questo caso non per portare avanti una serie di menzogne come ha fatto sino ad ora il soggetto della stesa, bensì per ovviamente stare al vostro fianco. Quindi vi ripeto, è comunque un ragazzo forte, determinato e che ha anche la lingua tagliente, perché obiettivamente il cavaliere di spade non in qualche modo va mai a lesinare delle affermazioni piuttosto cattivelle nei confronti di eventuali rivali o nemici. Quindi potrebbe addirittura affrontare proprio direttamente il soggetto della stesa, quindi potrebbero incontrarsi, vedersi, oppure potrebbero anche già conoscersi. Cioè nel caso in cui voi apparteniate, voi e il soggetto della stesa, ad una stessa compagnia, ad uno stesso gruppo amicale, ecco, proprio all'interno di questo gruppo amicale potrebbe trovarsi questo cavaliere di spade, che quindi, sapendo dei vostri trascorsi assieme, potrebbe affrontare proprio il soggetto della stesa, intimandogli di farsi da parte. D'accordo? Quindi questo cavaliere di spade non teme rivali, al contrario invece del soggetto della stesa, che ovviamente invece ne avrà timore e come. D'accordo? Quindi è una persona pronta a battersi per i propri ideali e per tutto ciò che vuole, quindi è una persona grintosa, una persona coraggiosa, una persona combattiva e dimostra grande destrezza, vi ripeto, sia ovviamente per quanto riguarda i comportamenti, quindi
sarà una persona che cercherà di sveltire le tappe per poter appunto avervi, ma anche per quanto riguarda l'intelligenza, d'accordo? Quindi vi ripeto, questa è una persona che per voi diventerà molto importante, una persona che vi piacerà molto, potrebbe, vi ripeto, nascere come una sorta di amicizia inizialmente, una conoscenza, per poi diventare qualcosa di molto più importante da un punto di vista proprio fisico e carnale. Generalmente, per quanto riguarda la professione, il cavaliere di spade potrebbe appunto indossare una divisa, quindi potrebbe per esempio essere un militare, comunque un capo, un avvocato, un ufficiale giudiziario, per esempio un capoturno, un caporeparto, un vigile del fuoco, vi ripeto, un giudice, cioè qualcuno che comunque indossa una divisa o comunque un abbigliamento riconoscibile per quanto riguarda la sua professione. D'accordo? Quindi una persona sicuramente abituata al comando, abituata a comandare ovviamente sugli altri, ecco perché dunque si porrà immediatamente con questo atteggiamento in qualche modo di rivalità, una rivalità palese, accesa, proprio nei confronti del soggetto della stesa. D'accordo? Ma vi ripeto, è una persona forte. Per quanto riguarda l'aggancio astrologico, quindi degli aiuti, diciamo, che possono arrivarci direttamente dall'astrologia, per identificare meglio questo cavaliere di spade, generalmente appunto i personaggi di spade rappresentano i 3 segni d'aria, quindi potrebbe essere dell'Acquario, dei Gemelli o della Bilancia, oppure potrebbe averne l'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi 3 segni zodiacali per quanto riguarda i pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti? Appunto Venere e Luna, Marte e Mercurio. Vi faccio un esempio. Potrebbe per esempio avere Mercurio in Acquario, Venere in Gemelli e avere l'ascendente per esempio in Gemelli oppure in Bilancia. È un esempio per farvi capire che nei punti strategici della propria carta astrale ci sono appunto dei segni d'aria. D'accordo? C'è una forte presenza d'aria. Quindi ragazzi, il consiglio ovviamente degli arcani è di portare avanti questa conoscenza con questo cavaliere di spade, perché potrebbe diventare effettivamente qualcosa di molto importante, che potrebbe permettervi di scegliere, ovviamente con maggior chiarezza, quale tipologia effettivamente di partner sia per voi ovviamente l'ideale, avendo un immediato confronto tra ciò che per esempio è questo cavaliere di spade e ciò che non è il soggetto di questa stesa. D'accordo? Vediamo ora in ultima posizione appunto il futuro tra voi e questa persona, ossia obiettivamente che cosa vi aspetta nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ovviamente ragazzi a seconda del valore di questo arcano. Allora, e qui abbiamo l'asso di spade. Allora ragazzi, l'asso di spade rappresenta proprio quel momento dialogico fondamentale e molto forte di cui appunto vi parlavo poco fa con il 2 di spade, cioè tra voi e questa persona deve esserci chiarezza e ci sarà. Cioè ci sarà un confronto, diciamo, un momento di confronto molto forte e ovviamente particolarmente, diciamo, concitato. Cioè qui non è ovviamente prevista necessariamente una lite o comunque un confronto spietato a parole, ma obiettivamente qui ci sarà un confronto abbastanza duro, d'accordo? Dove ovviamente ci saranno delle posizioni da chiarire. Ragazzi, la caratteristica, come potete vedere, proprio dell'asso di spade è in qualche modo di fare chiarezza in una situazione cristallizzata nella menzogna piuttosto che nel nascondimento. Cioè questa spada riesce in qualche modo a, diciamo, bucare, a rompere il terreno, la roccia dura, per poter obiettivamente fare chiarezza e arrivare a fondo delle cose. Cioè questa persona dovrà darvi delle spiegazioni, voi pretenderete delle spiegazioni, perché l'asso di spade è una carta comunque molto dura, che potrebbe sì prevedere anche comunque, diciamo, un discorso concitato obiettivamente, ma è una situazione, vi ripeto, dovuta, perché sicuramente dal vostro punto di vista
la situazione deve prendere una determinata piega, ossia la piega della trasparenza e dell'onestà. Quindi quello che emergerà da questa dichiarazione è la verità che voi pretenderete. Ovviamente l'altra persona non sarà immediatamente disponibile a darvi tutte le spiegazioni del caso. Quindi, vi ripeto, c'è un confronto, scontro molto importante, che però servirà per capire obiettivamente se il vostro rapporto può andare avanti oppure se deve interrompersi, perché è necessario, evidentemente, proprio come vi dicevo con il 2 di spade, evidentemente ancora chiarirsi, cioè il rapporto non è finito qui e non si chiuderà qui, perché sicuramente l'asso di spade rappresenta un inizio, un nuovo inizio, ma magari ovviamente sotto nuove vesti, cioè il rapporto tra voi e questa persona deve obbligatoriamente spogliarsi, vi ripeto, di quelle bugie, di quei non detti, di quei fraintendimenti che devono essere chiariti, cioè questa persona non può pensare obiettivamente di in qualche modo tornare da voi come se nulla fosse, perché è questo quello che questa persona vuole fare, cioè tornare da voi come se nulla fosse. Obiettivamente questa è una persona che ha bisogno di chiaramente capire che l'altra persona deve essere rispettata, perché non può mettere sempre tutto a tacere. Questa è una persona che deve capire che mentendo ad una persona non le si porta rispetto. Cioè, mentire non comporta semplicemente uno sporcare un rapporto, una relazione, un sentimento, ma anche non rispettare l'altra persona, non ritenendola degna della verità. Quindi una persona che, vi ripeto, può aver omesso determinate situazioni della sua vita personale e privata, oppure può avervi nascosto magari proprio la presenza di un'altra persona o, vi ripeto, come vi dicevo poco fa, una condizione professionale gravosa, un licenziamento, comunque delle situazioni personali importanti, sicuramente può averlo fatto perché se ne vergogna, perché sono situazioni per lui pesanti anche da affrontare a livello verbale con voi. Questo sicuramente, ma non raccontandovele, quindi non in qualche modo rendendovi partecipe della sua quotidianità, sta venendo meno ad uno dei principi cardine di un rapporto e di una conoscenza, cioè rendere l'altro il più possibile, ovviamente consapevole e conscio di chi è l'altra persona, di quale sia la sua quotidianità, la sua vita, le sue preoccupazioni, le sue paure, le sue speranze, le sue gioie. Cioè, vi ripeto ragazzi, non rendendo partecipe un'altra persona delle proprie verità, della propria quotidianità, anche semplicemente dei propri problemi economico-finanziari o professionali, o per esempio di decisionalità, soprattutto decisionalità inerenti ad un'altra compagna, una compagna ufficiale, ecco, questa è una persona che già mette voi in condizione di disagio, poiché non vi dà la possibilità di scegliere, di capire e di decidere, poiché vi tiene all'oscuro. D'accordo? Quindi comunque non è una forma di rispetto e soprattutto non sta dando a voi la possibilità di scegliere, poiché non sapete, poiché non conoscete la verità, ma vi sta raccontando soltanto quello che lui vuole raccontarvi. D'accordo? Quindi qui c'è da chiarire qualcosa, c'è da chiarire qualcosa di molto importante e voi andrete ancora a riparlarne, nonostante questa persona potrebbe essere particolarmente ritrosa, ma è una situazione assolutamente da chiarire. D'accordo? Dunque, vi ripeto, sicuramente questa persona vi ricontatterà, perché ovviamente l'asso di spade ci parla di appunto ricontatto, ci parla appunto di un vedervi, ci parla appunto di un risentirvi, che però evidentemente non andrà esattamente come vorrà questa persona, perché lui torna con l'intenzionalità del re di denari e del fante di denari. In questo caso invece qui ci sarà veramente una discussione, comunque un'azione determinante che porterà a un chiarimento e che permetterà eventualmente al vostro rapporto di ripartire, ma ovviamente sotto nuove spoglie.
d'accordo? Anche perché l'asso di spade parla di gelosia, quindi questa persona potrebbe proprio tornare anche sulla scorta di un impeto di gelosia, temendo proprio di potervi perdere. D'accordo? Quindi qui c'è molta energia con l'asso di spade, molta passione anche da incanalare. D'accordo? Ma questa è una persona che vuole portare a rinizio la vostra storia, ma va fatto ovviamente secondo delle modalità completamente diverse. D'accordo? Quindi, vi ripeto, in questo caso assolutamente entro, ovviamente non pochi giorni, ma qualche settimana, questa persona ritornerà da voi. Ritornerà da voi, vi ripeto, qui ci sarà un dialogo importante, chiarificatore, che vi permetterà appunto di rivedere le basi su cui appunto poggia il vostro rapporto e di riparlare di ciò che è accaduto appunto nel vostro passato, cosa che questa persona non vorrà particolarmente fare, ma dovrà ovviamente fare, d'accordo? Per poter appunto dare un nuovo inizio a questa storia. Altrimenti, vi ripeto, qua c'è già un cavaliere di spade che arriverà impetuoso appunto nella vostra vita e nella vostra esistenza. Ora io direi appunto di mescolare appunto il mazzo di oracoli e appunto con 2 arcani cercare di capire che cosa questa persona ad oggi potrebbe appunto volervi dire e che invece non vi sta dicendo. Quindi cerchiamo di capire se questa persona in qualche modo sta riflettendo e su cosa obiettivamente sta riflettendo. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, in questa posizione abbiamo appunto i dissapori, i disaccordi. Spero, vedete, che tu riesca a capire come io mi sento. Allora, questa è una persona che obiettivamente ha capito che tra di voi la problematica più importante è stata portata direttamente da lui. Quindi sa che in realtà lui è colpevole, che lui ha causato questi dissapori, questi disaccordi. Ma in questo momento, vi ripeto, è una persona che comunque sta agendo in maniera egoistica, perché sta addirittura pensando che voi dovreste capire come lui si sente. Quindi pretende addirittura lui di essere compreso. Quindi non si sta mettendo nei vostri panni, non lo sta facendo, ma addirittura spera che siate voi a comprendere, a capire come lui possa sentirsi. Vediamo in questa posizione e qui abbiamo il trascurare, mancare più che altro in un compito e difatti io ho fallito nel darti quello di cui tu avevi bisogno. Arriverà dunque un momento in cui appunto questa persona si renderà obiettivamente conto di aver sbagliato e di aver fallito nell'impostare in maniera sbagliata la vostra conoscenza e il vostro rapporto. Quindi sicuramente questa è una persona che si renderà conto dell'errore, degli errori che ha compiuto, ma ovviamente più in là nel tempo. Vi ripeto, non oggi ragazzi, non domani, perché ve l'avevo detto con l'asso di spade, qui questo chiarimento, questo dialogo forte e importante fra di voi ci sarà non nei prossimi giorni, quindi dovrà trascorrere ancora del tempo, qualche settimana. Dunque questa è una persona che ha bisogno, come vi dicevo col 2 di spade, di guardarsi dentro, di guardarsi effettivamente dentro. E quindi è ovviamente una persona che ovviamente necessita ancora di un periodo, anche probabilmente di solitudine e di silenzio per potersi guardare dentro, perché capirà di aver fallito
e di non avervi dato ciò che voi meritavate o di cui voi avevate pienamente bisogno. D'accordo? Però in questo momento, vedete, sta ancora pensando egoisticamente parlando, cioè che siate voi a dover capire e comprendere lui, i suoi bisogni, le sue necessità, come vi dicevo, con il fante di denari. D'accordo? Io direi anche, in realtà, invece di estrarre una terza carta in più per quanto appunto riguarda questo cavaliere di spade, che è un personaggio piuttosto interessante, quindi questa nuova persona che appunto voi andrete a conoscere. Vediamo un po'. In questo caso abbiamo il sognare ad occhi aperti, fantastico. Questa è una persona, ve l'ho detto, con appunto il cavaliere di spade, si perderà immediatamente in voi. È una persona che agirà velocemente, vi vorrà immediatamente conquistare e quindi ha molta e avrà molta nostalgia di voi. Ecco perché agirà appunto in maniera così veloce per cercare proprio di battere sul tempo il soggetto della stesa e qualsiasi altro rivale. Questa è una persona che rimarrà incantata da voi e che inizierà immediatamente a pensarvi in altro modo, quindi non come una semplice amicizia, ma ad avere la vostra immagine, il desiderio di voi sempre ovviamente dinanzi agli occhi. Quindi è obiettivamente una persona che dal vostro punto di vista saprà evidentemente, come vi dicevo prima, darvi qualcosa di più e in più rispetto al soggetto della stesa. Una persona che vi farà sentire, vedete, sognata, desiderata, teneramente anelata, quindi è una persona che da un punto di vista mentale ed emotivo saprà darvi di più, nonostante sia un cavaliere di spade, quindi dall'atteggiamento sempre piuttosto guardingo nei confronti dell'amore, però evidentemente con voi si lascerà appunto andare a questo sogno, al sognarvi appunto ad occhi aperti. Dunque, stesa ovviamente direi come sempre molto chiara, grazie ovviamente anche all'aiuto in particolar modo dei tarocchi, ma sicuramente anche grazie a queste specifiche in più che appunto ci vengono donate proprio dalle carte oracolari. E ovviamente ragazzi, come sempre, voi sapete che io queste stese tendo poi ovviamente a rifarle nel tempo e di conseguenza tra un certo lasso di tempo, dopo un certo lasso di tempo appunto andremo a rifare questa stesa per tener d'occhio questa persona e ovviamente i vari movimenti che potrebbe compiere ovviamente in futuro, nonostante vi ripeto qui sicuramente c'è un momento di dialogo importante, quindi la storia con questa persona non è finita, ma ovviamente è una storia che deve ovviamente ripartire, se voi lo vorrete, su basi completamente diverse. Ricordatevi che qui c'è la presenza di una terza persona che per voi diventerà veramente molto importante, d'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, forza, coraggio, cercate ragazzi, mi raccomando, la verità e soprattutto buona fortuna e a presto!